Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, la domanda a cui andiamo a rispondere oggi è: chi sta arrivando da te e perché? Ok? Quindi potete guardarlo sia che aspettate qualcuno, avete una persona nel cuore, avete una persona in mente, sia che non avete nessuno. Io canalizzerò le informazioni e voi andate a vedere quello che vi risuona e quello che non vi risuona, in modo tale da andare a mettere l'attenzione laddove il vostro angelo custode vi punta l'immagine, l'attenzione. Ok? Quindi chi sta arrivando da te e perché? Allora, si vedono? Sì. Allora, abbiamo il cuore blu, la luna rossa e il sole giallo. Ok? E partiamo subito dal cuore blu. La mettiamo qua. Sì. Allora, chi sta arrivando da te e perché? Andiamo subito a vedere l'energia di questa persona. Allora, andiamo un po' a vedere chi sta arrivando da te e perché. Ragazzi miei, se parlo al femminile è perché mi viene meglio, però voi ribaltate sempre il concetto se siete maschietti, ok? Allora, chi sta arrivando da te e perché? Andiamo a vedere l'energia di questa persona. Allora, andiamo a vedere. Ok, vediamo. Caos e contrasto. Messaggio in una bottiglia. Nuova vita, addirittura, ragazze mie. Allora, ragazze mie, se la conoscete già questa persona, quando vi siete incontrati avete provocato dentro di lui un caos. Cioè proprio una... Tanto che questa cosa ha risvegliato in lui delle percezioni inerenti a voi, alla vostra relazione e al potenziale in essere in questa relazione, tanto che tutto gli ha parlato di voi, ok? Proprio messaggi, sincronicità, segni, anche se questa persona non era avvezzo, cioè non era abituata a seguire i segni e le sincronicità. È possibile anche canzoni, oppure ha visto il vostro nome, in qualsiasi natura, sia che l'avete conosciuto o che lo aspettate da tanto, oppure che non lo conoscete, ok? E quando, che cosa è accaduto? Che ha capito di avere un legame profondo con voi e che con voi si appresta a realizzare qualcosa di nuovo. È come se gli avete fatto sbocciare dentro se stesso la predisposizione proprio al nuovo, alla nuova vita, è come se si dovessero, quando l'avete incontrata questa persona, oppure vi ha visto, o comunque il sentire di voi, il ricordo di voi, ha spaccato letteralmente dei freni che c'erano all'interno di questa persona, a livello proprio inconscio, e tutto l'universo si è allineato affinché potesse seguire la strada che portava a voi, a questa nuova vita, ok? Se non la conoscete questa persona, come preambolo proprio, è che lui ha praticamente rotto degli schemi nella sua vita perché si era stancato di qualcosa che non riusciva si era stancato della sua vita attuale, ok? Ed è come se si è aperto al nuovo, è come se ha sentito che c'era qualcosa di più per lui a livello, o per lei a livello emotivo, ed è come se si è fatto guidare dai messaggi dell'universo. E quindi incontrando voi adesso lui si sentirà pronto alla nuova vita, è come se tutto l'universo l'avesse portato verso di te. Ok? Quindi sono carte bellissime di apertura, è proprio una sequenza straordinaria e se è una persona che aspettate da tempo, per esempio, è come se si è spaccato letteralmente ciò che lo ha tenuto frenato, va bene? E quindi da un momento all'altro è come se potesse aspettarvi un messaggio, qualcosa che parla del nuovo. Ok, comunque sia, sono carte per tutti gli scenari di apertura, sono veramente bellissime. Ok, adesso andiamo a vedere subito, e io non vedo l'ora di vedere adesso, per le mie ragazze del cuore blu. Stai riprendendo? Ok. Vediamo un po' per le mie ragazze del cuore blu, vediamo un attimo, battiamo queste, le utilizziamo dopo, io poi... E battiamo queste, vediamo un attimo questo
La sequenza di questo caos e contrasto, messaggio una bottiglia nuova vita, per favore. Quindi sta venendo da te una persona completamente rinnovata, nuova, e stai attirando proprio per la tua frequenza, anche tu, perché sono carte anche a specchio, stai attirando questo nella tua vita, qualcosa di totalmente nuovo, anche se è una persona che aspetti, con cui sei maggiormente in connessione del passato e dici no, è la mia fiamma o comunque la mia anima gemella, ok, stai attirando qualcosa di completamente nuovo, va bene? Una persona completamente rinnovata, perché grazie al lavoro su te stessa che ha fatto la fiamma o l'anima gemella ti sei riscoperta a nuova vita, e anche lui arriva così, con una sorpresa che tu probabilmente non ti aspetti, però ci hai sempre creduto, ok? Vediamo un attimo. Quindi sta arrivando da te proprio perché vuole una nuova vita insieme. Vediamo? Repressione, appunto, partecipazione, perché senza di te si sente solo, completamente solo, e l'ha capito adesso, anche se è una persona nuova. Allora, che cosa ha sentito? Tutti i messaggi che gli possono arrivare dall'universo, segni e sincronicità a questa persona, sia che sia nuova sia che la conoscete, aspettate un ritorno, ragazze. Io adesso canalizzo e poi applicatevi il messaggio, va bene? Altrimenti, perché io canalizzo quando parlo, altrimenti mi dovrei fermare e perdo l'informazione. Ok. Allora, cosa ha sentito? Ha sentito che quando ti ha conosciuto c'è stato qualcosa dentro lui che stava per scoppiare. Con te ha sentito la voglia di partecipare, di unità, questo è un 4 di bastoni, no? Proprio la voglia di celebrare la vita insieme. Si è sentito compreso. Questo è il senso. E senza di te, soprattutto perché aspetta un ritorno o sente la forte connessione con quella persona, senza di te è solo. Ha pianto tanto, te lo dico anche adesso, perché è come se non fosse stato mai abituato a una cosa grande e ha iniziato anche a piangere, a sentire le emozioni. E adesso è pronto a questa nuova vita, non vuole più isolarsi da questa condizione che ha sentito insieme a te. Quindi, tutte le carte proprio sono a favore, sono veramente bellissime. Ok. E soprattutto, se non lo conoscete o comunque appena vi rincontrate, se lo conoscete, lui si sentirà compreso e sentirà, è come se la spinta del dolore l'avesse portato ad apprezzare ancora di più quel momento del vostro incontro. Ok? E sappiamo sempre che il dolore è trasmutativo, no? Già di per sé. Allora, andiamoci a mettere adesso per le mie ragazze o i miei ragazzi. Poi tutti i segni e le sincronicità gli parlano proprio che sei tu, la persona giusta, ok? Ok, magari messaggi di canzoni, il vostro nome, dei portafortuna che li ricordano, sono tutti messaggi che l'universo fa arrivare a questa persona, ok? E voi ce l'avete questo sentore, ragazze, perché siete nuove, sia che stia arrivando una persona nuova, sia che la conoscete già. Ok? Allora, adesso chiediamo agli angeli, ai 72 angeli, ai maestri ascesi, per favore, mi date questa persona nei tuoi confronti per i miei ragazzi o i miei ragazzi del cuore blu, per favore? Asso di spade, già ce l'ha chiamata, idea unica. La tua persona del cuore nei tuoi confronti, ok. Paggio di spade, paggio di denari, un'altra. Oddio, che bello, 2 di coppe. Cavaliere di denari. Allora, ragazze mie, questa è una persona che ha atteso tanto prima di confessarvi che con voi vuole l'unione. 2 di coppe. Amore incondizionato che mi va a specchio con l'asso di spade. Comunicarvi che vuole l'amore con voi incondizionato. Allora, questo paggio di spade ci parla del come fare, del prendere informazioni prima di agire, ok? E del paggio di denari ci parla di una comunicazione concreta da un punto di vista amoroso. Allora, questa persona, se la conoscete già, è una persona che ci ha messo tempo ad arrivare e sta arrivando da un momento all'altro con un messaggio che parla di amore, ok? Perché? Perché è un cavaliere di denari di fondo mazzo e soprattutto una persona che si sia allontanata l'ha fatto anche, probabilmente aveva anche delle esigenze karmiche di tipo lavorativo. Quindi questa persona arriva proprio da voi perché vuole una nuova vita, perché senza di voi si è sentito solo, ok? Perché qua, quando è che ci si sente soli? Quando si hanno relazioni karmiche fuori da questa relazione qui e dove si sperimenta il non amore. L'ho spiegato anche nel mio video Le fiamme gemelle, sia nel primo che nel secondo. Quindi quando si sperimenta il non amore, specialmente se parliamo di fiamme gemelle,
che hanno avuto relazioni karmiche dopo che hanno incontrato la loro fiamma, allora si sperimenta il non amore nella relazione karmica, ossia un appoggio e sostegno all'ego e finisce lì. Ok? Quindi qua lui viene, se parliamo di un ritorno, parliamo di una persona che arriva con un'offerta concreta, ben vagliata, ben studiata perché ci ha messo tempo. E quindi qua parliamo proprio di comunicazioni velocissime rispetto a questi due paggi, come fare ad avere una comunicazione costruttiva. Quindi io chiamo affinché possa parlare d'amore, il 2 di coppia in chiusura della prima frase. Quindi per una nuova vita, per eludere ogni senso di isolamento, per eludere perché io sento questo coinvolgimento con lei. Se non se non la conoscete questa persona, cosa è accaduto? Che lui, questa persona, dopo tanto tempo, dopo tanto peregrinare, è pronto a una relazione, ok? Costruttiva. E quindi arriva da te proprio perché sente questo richiamo, messaggi, segni e sincronicità che lo portano da te a livello energetico, ok? È una cosa del tutto nuova, sia che si tratti di una persona che sentite nel cuore, specialmente se parliamo di fiamma, sia che una persona nuova se parliamo di anima gemella o di anima compagna. C'è da dire che qua parliamo di una persona che è predisposta all'amore, quindi non parliamo di anime karmiche e quindi parliamo di qualcuno veramente predisposto a costruire un amore incondizionato, ok? Quindi questo è veramente bellissimo. Adesso andiamo a vedere di cosa mi parla. Stai riprendendo, no? Sì. Di cosa mi parla quest'asso di spade, per favore? Sì, di un cavaliere di bastoni, ossia di uno che prende il coraggio per agire affinché, perché con te sente la felicità, l'allegria e non ha dubbi a riguardo, ok? Sia appena vi incontrate che se la conoscete già. Quindi la passione di comunicarvi, che con voi sente la gioia, c'è anche molta attrazione, non vede l'ora di comunicare questa cosa. Di cosa parla il paggio di spade, per favore? Di cosa parla il paggio di spade? Sì. Allora, se c'è stata una relazione in pausa, lui ha cercato il modo di capire come comunicarvi con questo 4 di spade. Sì, perché c'era un 9 di spade, tante ansie, dubbi, stress e preoccupazioni relative al come comunicare. Probabilmente nel distacco vi ha osservato sui social o comunque sia ha cercato dentro se stesso il modo migliore affinché si potesse fidare delle sue azioni, ok? E ha avuto dei messaggi, anche magari se vi conoscete già, un'apertura da parte vostra da un punto di vista anche di social o di messaggi WhatsApp o di stati WhatsApp, scusate, qualsiasi cosa inerente a dargli il via a questa persona se la conoscete già. Se non la conoscete, lui per tanto tempo è possibile per alcuni di voi vi ha osservato, voi non la conoscete e si presenta a voi in un modo costruttivo a parlarvi d'amore, ok? Quindi il paggio di spade è stato funzionale affinché potesse col 4 di spade riposare ma anche guarire se stesso e capire quali fossero le opportunità migliori affinché lui andasse fuori dalla preoccupazione nel scrivervi, fare proprio una sorta di salto di fede dopo la pausa, ok? Se c'è stata una pausa tra di voi, va bene? Ok. Di cosa parla questa comunicazione costruttiva del paggio di denari che questa persona vuole avere? Di un imperatore, ragazze, di un imperatore senza mezzi, regina di coppe, ragazze, wow! Allora, ragazze mie, allora qua se parliamo di fiamme gemelle o comunque sia una relazione molto importante che è stata messa in pausa, se aspettiamo un ritorno. Questa persona torna per restare perché c'è una regina di coppe qua dietro, ciò significa che è colui che vuole mettere le basi per la costruzione di qualcosa di duro, amore incondizionato con la donna che ama in modo inequivocabile, senza di lei è stato da solo. Questo vale, si è sentito solo anche se ha avuto altre relazioni, questo vale anche per chi non aspetta nessuno e c'è una persona nuova. Questa persona vi incontrerà e sarà predisposta proprio ad amarti perché si sente compreso e l'universo l'ha portato da te, sente tutti questi segni e sincronicità e brividi relativi a questa relazione, ok? Allora, di cosa mi parla il 2 di coppe, per favore? Di cosa mi parla il 2 di coppe, per favore? Sì, sì, di uno spostamento che lui fa nei tuoi confronti con il 6 di spade al di fuori da tutte le difficoltà, non ne vuole più sapere. È un re di denari, ragazze mie, ribadisco, torna per restare. Ribadisco, se c'è un ritorno, torna per restare, perché è serio e stabile, me lo conferma il re di denari con l'imperatore.
Ok, qua mi dice anche che se alcuni dovevano chiudere un matrimonio lo chiudono e tornano per restare e c'è stato del tempo affinché è stato necessario del tempo, repressione, qua caos e contrasto affinché si potesse risolvere la situazione, ok? Se non c'è nessuno che attendete, qua è una relazione completamente nuova che vi porta, è una persona seria che vi porta laddove non ci sono più difficoltà, ragazze mie, eh? Ok, proprio non ci sono più difficoltà. Quindi arriva proprio da te perché vuole una vita completamente nuova, una persona seria, una persona stabile che non ha dubbi a riguardo ed è centrata in quello che vuole, è assolutamente centrata. Adesso vediamo, mettiamoci con queste carte, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Folle ragazze, riparte da zero, rischio salto di fede, ruota, è qualcosa che cambia completamente la situazione attuale. Ok? Questa persona si lancia e si lancia anche con un'offerta. Dietro a un paggio c'è una persona che conoscendovi o riconoscendovi, c'è una persona concreta, totalmente torna per restare, oppure è nuova, arriva per restare. Ok? Qual è la vostra energia nei confronti di questa persona? Ragazze, voi siete pronte ad aprire il cuore, siete un cavaliere di coppe. Il mondo, siete pronte ad aprire il vostro cuore e a iniziare un nuovo mondo insieme. Iniziare veramente un nuovo mondo insieme. Bellissimo, veramente bellissimo, ragazze. Io adesso ci vado a mettere. Stai riprendendolo? Sì. Io adesso ci vado a mettere. Dove stanno le carte? Dove stanno le carte della queste? Ah no, queste erano, scusa. Allora, vediamo un po'. Per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore blu. Allora, questa persona che arriva da te, ancora, nei tuoi confronti, quindi perché arriva? Chiediamolo anche qua, perché arriva? Turbamento. Allora questa persona con la carta del 2 di quadri ci dice che è come se lui farà di tutto per l'incontro, ok? Allo stesso tempo il turbamento, l'ansia, quell'ansia gradevole, un po' così, che succede, che non succede mai certo dell'esito dell'incontro, ok? È un po' turbato, se non vi sentite da tanto tempo e già la conoscete, da come puoi prenderla, ecco perché abbiamo visto il paggio di spade, come la prende, come la non prende, cioè nel senso, ma io sono sicuro che questa cosa io la devo fare, non mi interessa, faccio il salto di fede e la faccio. Turbamento inerente a questo, no? Lui che guarda lei un po' così, quindi non sa come la prende, magari è passato un po' di tempo. E quindi ancora, perché arriva nei tuoi confronti? Perché arriva da te? Ragazze, io non chiedo altro, gli amanti. Non ha alcun dubbio che lui vuole stare con te, non se ne frega niente del tempo che è passato, niente, niente, niente. E se non è passato del tempo, lui si lancia per fare proprio questa nuova vita insieme, ok? Sia per un senso che per l'altro. Adesso io ci vado a mettere come ti vede con le carte di Manara. Allora, come ti vede? Per i miei ragazzi del cuore blu, come ti vede? Chi sei per lui? Come ti vede? Come ti vede in questa nuova vita, in questo sentimento che ha proprio senza amore, senza condizioni, incondizionato? Non tutte, ti vede come tutti i chakra, ragazzi. Ok, gli hai aperto tutti i chakra, che sono tutte carte dei chakra, no? Ok, abbiamo capito che gli hai aperto tutti i chakra e siamo felici di questo, ma uno in particolare, come ti vede? Fammi vedere. Beh, ragazze, il giardino sopra il mondo, siete il suo Eden. Questa è proprio luna in Ariete, non ha alcun dubbio, lui assolutamente va verso di te. Carta numero 32, il giardino in cima al mondo. Cioè come se si sente al sicuro con te. Questa corrispondente la carta numero 32 è corrispondente al primo chakra, con te senti il radicamento. Ecco perché c'era un re di denari, una persona seria che vuole costruire con te. E non ha alcun dubbio, vuole l'amore, l'imperatore, costruire un matrimonio, convivenza, comunque sia serio. Inizierà con un messaggio costruttivo e poi lo vedete concreto, ok? Voi siete già predisposte col cavaliere di coppe ad aprirgli il cuore. Voi siete assolutamente con questa luna in Ariete. Siete è come se il femminile, ok? Per lui il femminile che anelava da sempre. Questo è il giardino, no? Siete il suo Eden, siete il giardino sopra il mondo, cioè siete
la beatitudine, ok? La beatitudine, il radicamento, primo chakra, ciò che lo fa sentire al sicuro, ok? E quindi non ha dubbi e confermiamo i re di denari l'imperatore. Bellissima questa stesa, ragazze. Fatemi capire adesso una cosa. Allora, con gli angeli del cuore ci mettiamo. Vediamo un po'. Allora, mi date una carta per le mie ragazze o miei ragazzi del cuore blu? Perdona e impara. Ok, allora qua se è successo qualcosa e la conoscete già, lui è come se venisse a chiedervi il perdono. Ok? Il perdono, il due di coppe, anche il perdono che lui viene a chiedere facendo il salto di fede se la situazione è stata messa in pausa. Quindi lui sta lasciando andare, risanare il passato e qua c'è un perdono che lui viene a chiedere. Ok? Se è successo qualcosa. Se non la conoscete questa persona, è come se questa persona ha dovuto imparare dalle sue esperienze passate e perdonare se stesso, ok? Il fondo mazzo? No, ragazze, vero amore, oddio! Io sono tanto felice di darvi queste notizie. Vero amore, questo è l'amore della tua vita. Attenzione, ragazze, eh. Se non la conoscete, questa persona è la persona giusta, cioè nel senso è una persona molto importante per voi, eh. Ok, che responsabilità. Ok, allora, se questa persona è una vostra fiamma, ovviamente già sapete che è l'amore della vostra vita, che ve lo dico a fare, no? Ok. Io mo voglio capire una cosa, ok? Con questa responsabilità, adesso io voglio capire voi, allora, come vi dovete comportare. Allora, le mie ragazze come si trovano nei confronti di questa persona attualmente? Sia che la conosciate sia che no, ragazze, proprio a livello energetico la predisposizione qual è? E come possiamo adempiere al meglio alla risoluzione di questa magnifica relazione? Allora, no, una alla volta, aspetta. Allora, le mie ragazze come si trovano nei confronti, energeticamente nei confronti di questa persona, per favore? Come possiamo adempiere al meglio? Allora, come vi trovate nei confronti di questa persona? Sia che la conoscete, sia che è nuova. Vediamo, come siete a livello energetico? Come stanno le mie ragazze a livello energetico o i miei ragazzi? Come stanno? Ah, ragazzi miei, qua c'è un re di coppe. Già sapete che è una persona che vi ama, secondo me. Per molti di voi la conoscono. E invece, comunque sia, anche se non la conoscete, voi già stavate col Cavaliere di Coppe, quindi state già aperte, avete già perdonato voi stesse e siete pronte alla nuova vita. Sono carta a specchio. Quindi è come devono stare per auspicare al massimo di questa relazione. Le mie ragazze, eccolo, vediamo com'è. 4 di denari, ragazze mie, dovete prima di tutto tenere fede al vostro valore interno, quello che avete fatto, il lavoro che avete fatto su voi stesse per arrivare a questa consapevolezza di essere pronte a un grande amore, ok? Il vostro valore interno, tenete fede al vostro valore interno, ok? E lasciate ogni resistenza. E cosa fanno le mie ragazze? Perché questo è il vero amore, ci hanno detto. Qual è il risultato se fanno questo? Qual è il risultato se fanno questo? Ragazze, 9 di denari. Entrate totalmente nel vostro potere personale, c'è tanta abbondanza, tanti frutti, ok? E soprattutto una cosa, il 9 di denari ci parla anche dell'energia autonoma e quindi voi non sarete più sole, cioè sarete pronte a condividere la vostra autonomia ritrovata. Come dico sempre, le fiamme gemelle è come se fossero una sorta di 9 di denari, due 9 di denari che si uniscono per dare vita a un 10 denari, all'unione costruttiva, nuova vita, finalmente. Quindi ragazze mie, sia che la conosciate sia che è un ritorno, questa persona arriva per restare, torna per restare, ok? In tutti e due i casi. Quello che dovete fare voi è dovete tenere fede al vostro valore senza resistenza però, cioè non dovete porre resistenza a questo amore, vi dovete aprire che questa persona vi ama, ok? Perdona e impara, è colui che ha già perdonato se stesso ed è pronto ad accogliere l'amore che arriva. Ecco perché è turbato un pochino se lo conoscete già e anche se non lo conoscete, ok? Perché questo viene a offrirvi il vero amore. Allora, qua stiamo 9 di denari come risoluzione se vi lasciate andare tenendo fede però al vostro valore, no? Ok, riscoperto. Significa che voi andate a godere dei frutti, l'abbondanza di questo amore, mantenendo un'energia autonoma, ossia non lasciandovi più perché tenete fede al vostro valore, non mercanteggiando più amore, mi spiego? Cioè, ma verrete inondate d'amore tenendo fede al vostro valore però, ok? Che bello ragazzi mie, fatemi vedere un attimo qua
Qual è il consiglio ancora dello sciamano per le mie ragazze rispetto a questo amore? Come devono agire nei confronti di questa persona, oltre a quello che abbiamo appena detto? Vediamo. Il vento, ragazze mie, siate pronte a fare il grande cambiamento della vostra vita. Il vento spazza ciò che non serve, ok? Butta a terra ciò che è instabile, i castelli di carta, ok? E lascia ciò che ha resistito nel tempo. Quindi il vento significa prima di tutto il grande cambiamento entro cui tu ti devi proprio buttare, ok? E poi se è una persona che stai aspettando da tanto tempo e torna consapevole, specialmente se parliamo di fiamme, significa che nessun turbamento ha strappato via le radici profonde che si celavano dentro questo amore. E quindi sii pronta a fare il grande salto, tieniti aperta, non fare resistenza e godrai dei frutti, ok? Sii pronta a cambiare direzione in un attimo rispetto a quello che stavi pensando, se aspettavi il ritorno, eccetera, ok? Salta, salta, sii pronta al grande cambiamento perché questo amore ha radici profonde che non vengono assolutamente sradicate. E ne ha passate tante questo amore, se aspetti il ritorno, ok? Ci mettiamo una carta delle fate, per favore, per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore blu. Questo amore ti ha fatto tornare autonoma? Un consiglio delle fate per le mie ragazze del cuore blu, per favore? Ragazze, chiedi quello che vuoi. Guarda, qua mi viene che avete fatto un lavoro su voi stesse straordinario, che la vita vi sta premiando. Chiedi quello che vuoi. Lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno, sia che si tratti di lui, chiedi quello che vuoi. Adesso sei pronta a chiedere quello che vuoi perché ti senti meritevole del tuo potere, ok? E sia all'universo chiedilo proprio, mi spiego? Ok? Qua abbiamo figlio, un nuovo inizio, ragazze mie, un nuovo inizio. Se parliamo di figli legati a questa circostanza, se conoscete già la persona o comunque questa persona ha dei figli, ok? Non vi preoccupate per questa cosa, ma siate dirette nel vostro intento, ok? Ad amare incondizionatamente come questa persona sta facendo. Se ci sono state delle problematiche perché c'erano dei figli in mezzo, non vi preoccupate, sono state risolte e verranno risolte insieme, ok? Ragazzi miei, è una stesa bellissima, complimenti veramente. Io vi abbraccio dal profondo del cuore, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze o i miei ragazzi della Luna Rossa. Andiamo subito a vedere chi sta arrivando da te e perché. Allora, quindi lo vediamo sia in funzione che non conoscete questa persona, sia che la conosciate già, sia che aspettate un ritorno. Vedete ragazzi miei, quello che vi risuona perché io canalizzo, ok? E poi mi soffermo laddove sento, va bene? Quindi andiamo subito a vedere chi sta arrivando da te e perché. Chi sta arrivando da te e perché per le mie ragazze e i miei ragazzi della Luna Rossa. Se parlo al femminile e siete ragazzi, ribaltate il concetto, ragazzi miei, perché mi viene meglio col femminile. Allora, chi sta arrivando da te e perché? Allora, chi sta arrivando da te e perché? Allora, andiamo subito a vedere. Immaginare, già vi ha sognato, vi ha sognato, vi ha osservato, è tempo di fare un sonnellino. Allora ragazze mie, questa persona è stata ferma per molto tempo, allora, sia che la conosciate oppure no, ok? E ha valutato effettivamente perché vi ha immaginato tanto, sia che la conosciate sia che non la conosciate, è come se ha sognato proprio a livello energetico e vi ha sentito, va bene? Che cosa succede? Che vi sta osservando. Se la conoscete già, vi sta osservando da lontano, sta immaginando insieme a voi qualcosa da fare e se nel momento in cui, siccome qua c'è molta visualizzazione, allora è come se lui può anche, ha anche potuto tardare ad arrivare perché è come se si è reso conto di qualcosa nella vostra relazione che può essere veramente concreto, ok? E lui si chiede, ma è auspicabile questa cosa? Cioè, ma lo posso fare questa cosa? Cioè, mi devo muovere? Cioè, nel senso, è supportabile da me questa relazione? Cioè, è come se vi sta idealizzando molto questa persona. Vi sta idealizzando molto e vi ha osservato tanto. Vi ha osservato tanto. Qua mi viene proprio che
è possibile che lui stia ancora osservando proprio perché agisco o non agisco e come agisco, rifletto, non rifletto, ok. Ed è come se volesse, cioè quello che mi sta arrivando, ragazze mie, è come se si è immaginato tutto nella sua testa e da adesso è come se una volta rapportandosi a voi è come se potesse infrangere quel sogno. C'è un po' di insicurezza in questa situazione qui, ok? Ma adesso lo andiamo subito a specificare. Vediamo comunque sia, viene da te, certo, perché ha talmente idealizzato e ti ha sognato tanto che è come se non gli sembra vero che poi ti può contattare, mi spiego? Andiamo a vedere un attimo perché vediamo un attimo. Cioè, è come se ti avessi immaginato la mattina, il pomeriggio, la sera, ti hai immaginato stare con lui, si è fatto tutto un film, osservando le cose da lontano per capire. Adesso dice, ma questa cosa è fattibile, ma è vero, ma io posso fare avanti, in qualsiasi circostanza, sia che sia nuovo, sia che lo aspettate da tempo. Allora, è come se lo aspettate da tempo, già lo conoscete, è come se adesso vi ha idealizzato talmente tanto che ha una certa incapacità ad agire. Ma siccome chi viene da te è perché, quindi già la domanda è in sé la risposta, viene proprio perché non ce la fa più ad immaginare, ok? Allora, vediamo un attimo, datemi tre carte rispetto a questo soggettino della luna rossa, vediamo un attimo. Chi viene da te e perché? La mente, appunto, d'immagine, il silenzio. Ragazzi, un'apertura, questo si muove da un momento all'altro. Allora, se tra di voi c'è stato del silenzio e lui in questo silenzio sappiate che, se lo conoscete già, che ha elaborato tanto, ha immaginato anche le cose negative che possono essere successe tra di voi e questo è il riposo, appunto, abbiamo sonnellino e apertura, quindi vanno proprio in dissonanza e scoppia. Dopo tanto tempo, che faccio, che non faccio, faccio bene, faccio male, se è passato tanto tempo, c'è stato del silenzio, io l'ho osservata, ci siamo osservati e così, eccola, ok? Alla fine c'è un'apertura totale dopo questo silenzio, sia che lo conosciate, sia che non lo conosciate, ok? E immaginato tanto, ha immaginato sia il bello e il brutto, cioè vi ha idealizzato ed è come se all'inizio poteva non sentirsi all'altezza di questa situazione, ok? E quindi non si fidava della cosa, che faccio, che non faccio, era come se volesse avere sicuro successo e quindi ci ha pensato tanto prima di agire, dopo tanto silenzio, questo silenzio è di Osho Zen. È un silenzio bello, non è il silenzio delle altre carte comunque creano troppi dubbi, mi spiego perché è come se fosse in contatto con l'universo, dell'universo che a un certo punto in questa meditazione, come se fosse un 4 di spade, gli arriva l'intuizione perché si è concesso all'universo, ha detto aiutami Dio o comunque sia aiutami universo, sia che l'abbia fatto consciamente o inconsciamente per darmi l'informazione giusta su come posso agire, ok? E alla fine c'è l'apertura. Bellissimo, ok. Vediamo un attimo adesso, ci vediamo subito. Chi viene da te perché? Certamente è una persona che ha avuto un po' di insicurezze, ok? Un po' di insicurezze per qualsiasi cosa può essere accaduto tra di voi o nella sua vita, ok? Se non la conoscete. Vediamo un po', chi viene da te e perché? Qua c'è tanto silenzio per tanto tempo. È come se poi avesse un'apertura, una sorpresa, qualcosa che lo fa aprire totalmente, totalmente. Perché come diceva un mio professore, alla fine la natura vince sempre a discapito della mente, e qua la natura vince, gli arrivano proprio delle intuizioni che è tempo di agire. Ok, chi viene da te e perché? Mi date quattro carte della persona del tuo cuore o comunque sia della tua persona se non la conosci, della luna rossa. Ok, chi viene da te e perché? Chi viene da te? La luna rossa, i miei ragazzi e i miei ragazzi della luna rossa. Torre, caspita, viene da te anche all'improvviso, qua mi arriva, come ti ho detto già qua, a svelarti qualcosa, dopo tanto silenzio. E perché chi viene da te? Temperanza, sì, sì, qua è guarito. Chi viene da te perché? Cavaliere di bastoni, non ce la fa più, con coraggio. Chi viene da te perché? Due di coppe, ragazze mie, non ci credo. Madonna mia, bellissimo, sei di spade.
molto simile alla prima stesa. Allora ragazze, perché viene da te? C'è anche lo spostamento, dopo tanto silenzio, lui, allora se c'è stata una rottura tra di voi, lui ha sanato completamente questa rottura, ci ha messo tanto tempo, ci ha messo la pazienza per cercare di capire, cercare di comprendere, immaginare dove ho sbagliato, se ha sbagliato lei, ho sbagliato io, come posso fare a riconciliare la situazione. A un certo punto prende la decisione e viene. Qua c'è un cavaliere proprio di bastoni con tanto coraggio e c'è anche una forte attrazione nei tuoi confronti. Viene proprio da te il 6 di spade, vuole andare dove non ci sono più difficoltà affinché si possa realizzare un 2 di coppe, cioè l'amore incondizionato. Ha capito che con te può realizzare l'amore incondizionato, ok? E se non la conosci questa persona, lui ha avuto un risveglio interiore o ce l'avrà quando ti conoscerà, una botta sarà completa dopo tanto tempo e sentirà una forte passione coadiuvata da un grande sentimento, da un'emotività molto forte e sentirà che con te può andare laddove finalmente non ci sono più difficoltà e finalmente navigare in acque tranquille dove può condividere l'amore, ok? Quindi viene da te, se lo conosci già, all'improvviso, dopo tanto tempo, me lo confermano queste due carte, con irruenta passione, mi arriva anche questo, per riconciliarsi, riconciliarsi. Quindi non ha dubbi che tu sei il suo angelo della temperanza, che tu sei colei che l'ha compreso, colei che lo può comprendere e colei con cui si può instaurare un dialogo finalmente costruttivo in funzione totalmente nuova, ok? Mi dite di cosa parla questa... Stai riprendendo, no? Sì. Mi dite di cosa parla la torre, per favore? Di cosa parla la torre? E anche per aggiustare quello che è accaduto. La torre parla di comportamenti autosabotanti, di cose sbagliate che lui ha fatto, se lo conosci già, o comunque di comportamenti autosabotanti che lui ha avuto nell'approcciarsi a te o all'altra, no all'altra, nel senso se non lo conosci, con comportamenti autosabotanti che può aver messo in scena nei rapporti con l'altra persona, ok? Quindi, infatti, asso di denari. Allora, se lo conosci già, questa persona con cui c'è stata una rottura, me lo confermano le carte, arriva da te proprio per spiegarti tutti questi comportamenti autosabotanti che non hanno fatto altro che andare a distruggere il nuovo inizio, un inizio concreto, ok? E quindi lui vuole sanare questa situazione. Mi spiego, no? Ok, la temperanza di cosa parla? La temperanza di cosa parla? Sì, di una attesa da molto tempo, regina di bastoni, ok, di un'attesa, anche una distanza geografica coinvolta, che è servita a guarire, a sanare delle ferite, ok, sia che lo conosci sia che non lo conosci, proprio rispetto alla sua regina di bastoni, ossia rispetto a te con cui sente una fortissima attrazione, ti vede come una donna di potere anche piena delle sue facoltà psicofisiche e bellezza e armonia, ok? Ok, fatemi capire il cavaliere di bastoni di cosa parla. Sì, sei il suo massimo desiderio, viene da te per realizzare il suo massimo desiderio che è proprio quello di venire da te e rimettere l'equilibrio, il 6 di denari, cioè farti anche un regalo, darti quello che non ti ha dato, o se non lo conosci viene proprio da te perché sente un'attrazione irrefrenabile nei tuoi confronti e questo è il suo massimo desiderio, realizzare una coppia con te, ok? Perché questo gli dà l'equilibrio, gli ridà l'equilibrio, ok? Di cosa parla il 2 di coppe? Di cosa mi parla il 2 di coppe? Il 2 di coppe di cosa parla? Ragazzi, un 10 di coppe, bellissimo, con te vuole la felicità, l'allegria, l'armonia, ritrovare tutto questo se vi conoscete già, perché non ho alcun dubbio al riguardo. 3 di denari per collaborare insieme a costruire qualcosa di serio e stabile. Sì, è molto simile alla prima stesa, ragazze, questa è come se fosse una sequenza. Ehm, allora, non c'è dubbio, se la conoscete già questa persona è una persona che ha riscoperto grazie al silenzio, grazie alla distanza, grazie a tutto quello che vi ha diviso, ha sanato delle dinamiche sue interne e prende la forza per venire da te per realizzare questo grande amore incondizionato e la felicità di famiglia proprio, costruire una famiglia, costruire un luogo insieme, mi spiego? Ok, adesso l'energia della persona, delle mie ragazze della luna rossa nei loro confronti, qual è? L'energia della tua persona, qual è? 9 di denari, ragazze.
9 di denari che mi parla con 9 di spade, 9, 9, l'energia dell'essere singolo è finita. Cioè, che vuol dire questo? Allora, facciamo i due scenari. Allora, se c'erano altre donne coinvolte, lo conoscete già, se c'erano altre situazioni karmiche coinvolte, per cui lui ha avuto molta ansia, lui adesso gode della sua autonomia, che gode della sua autonomia, anche magari delle soddisfazioni in ambito lavorativo e quindi si può approcciare a te dando quella base per una relazione di felicità, un amore incondizionato, ok? Se non la conoscete già, questa persona non è più non vuole condividere la sua vita con un'altra persona, ok? Perché ha scoperto che stare da solo ha tutto quello che necessita adesso, magari ha raggiunto anche una certa abbondanza dal punto di vista lavorativo ed è pronto all'unione con l'altro, ok? Ok, adesso e ti vede anche te pienamente realizzata o comunque sia lei che è in equilibrio con se stessa o lui se sei uomo, ok, in equilibrio con se stessa, che è abbondante, che è fertile e che quindi è pronto a condividere con te la sua vita. La tua energia nei suoi confronti qual è? Qua c'è un 4 di coppe, come se lo conoscessi, se lo conosci già, è in 5 di coppe. Allora, se lo conosci già, questa persona, tu ti senti insoddisfatta, della relazione, della distanza, del silenzio, è come se ti sentissi di aver perso delle occasioni con questa persona o che lui le ha perse nei tuoi confronti, ok? C'è una sorta di nostalgia a riguardo, ma tu non vedi che sta arrivando perché c'è molto silenzio. Stessa cosa se sei da sola e non aspetti nessuno, è come se pensassi alla tua vita in modo nostalgico, pensi alle storie finite, ma tu non sai che questa persona sta arrivando da te completamente, è una persona che ti è affine e da un momento all'altro, mi spiego? Che va a eludere ogni senso di malinconia, di tristezza che puoi aver percepito. Mi spiego, questo da un momento all'altro, sia che la conosci sia che non la conosci. Ok? Quindi viene da te proprio perché con te sente l'unione, qua abbiamo un 2 di coppe con un 10 di coppe in finale, cioè proprio l'apertura all'amore incondizionato dopo tanto tempo, mi spiego, e c'era forse anche una distanza geografica coinvolta che ha influito molto nella relazione, ok? Sia che la conosci sia che non la conosci, ok? Adesso ci andiamo a mettere questi altri tarocchi. Stai riprendendo, no? Sì. Allora, perché? Perché questa persona viene da te? Fatemi capire perché viene da te. Ok, allora, perché dopo tanto silenzio, dopo tanto peregrinare viene da te? Perché? Fatemi capire perché viene da te. Per le mie ragazze della Luna Rossa, per favore. Per le mie ragazze o i miei ragazzi della Luna Rossa, perché viene da te questa persona? L'angelo, temperanza, l'angelo, perché con te si sente compreso, perché tu sei la sua guarigione, perché con te le comunicazioni passano su un livello di coscienza altissimo. È come se viene perché è guarito. L'angelo ti guarisce, ok? Viene da te perché è guarito. Ok? Anche se non la conosci, viene da te perché si sente pronto a livello energetico alla relazione di questa portata qui. Perché viene da te ancora? Perché viene da te? Qua ti invita a cena, svago, 8 di fiori, qua ti invita a cena, è pronto a portarti a cena, è pronto a parlare di quello che è accaduto e vuole svagarsi nel senso con questa consapevolezza qua della felicità che tu gli dai, ok? E questo è l'8 di fiori, anche la carta che ti dice sono pronto a parlare anche di qualcosa che riguarda la famiglia, ok? Anche portarti con i miei amici, anche farti uscire alla luce del sole, sono tante le dinamiche di questo 8 di fiori, ok? Ancora, e cos'è che le vuole dire? Ti vuole proprio dire, mandare un messaggio, questo è un fante di fiori, ti vuole proprio mandare un messaggio che è un bel messaggio, che parla di questa guarigione avvenuta, ti vuole invitare a cena, invitare fuori, ok? Ancora perché viene da te? Un'altra carta per favore. Ancora perché viene da te? Ragazze, 3 di quadri, nobiltà. Con nobili intenti, viene da te, vuole che tu gli creda perché è guarito, viene da te perché ha nobili intenti, perché sei una persona con cui ha scelto di condividere qualcosa di importante, viene da te con nobili, questo messaggio è fatto con nobili intenti e anche
l'invito che lui ti vuole fare è fatto da nobili intenti, perché ha guarito le dinamiche del 5 di spade, mi spiego? E quindi questa cosa ti farà molto piacere, questa cosa, questo invito ti farà molto piacere, sia che tu lo conosci, sia che non lo conosci, ti farà molto piacere, è come se questa persona fosse veramente intenzionata dopo tanto tempo, è come se lui vuole che tu gli creda, ok? Che tu senti, va bene? Io adesso ci voglio andare a mettere, dove stanno? Su questo, continuiamo con queste, vediamo un po'. Stai riprendendo, no? Sì. Fatemi mettere, lui vuole proprio un nuovo inizio, ragazze mie. Mo ci metto una carta su questo piacere. Mi dite ancora di cosa parla questo messaggio, questa notizia del Fante di Fiori? Di cosa parla? Mamma, ragazze mie, parla di amore, cioè, 5 di quadri. Ragazze, questa è la carta del matrimonio felice, ve lo dico, come il 5 di cuori. Ok, di questo mazzo. Il matrimonio felice, allora, dietro a questo messaggio, se lo conoscete già, allora lui ha tutte le intenzioni nobili, va bene? È un messaggio che parla d'amore, un messaggio che parla di reale interesse, di qualcosa che veramente si può costruire sotto un altro punto di vista, va bene? Lui è pronto a passare dal 9 di denari al 10 di denari, ossia la condivisione di una stabilità, va bene? Quindi parla di amore questo messaggio, ok? Sia che tu lo conosci, sia che non lo conosci. Se lo conosci, viene qui completamente per riparare e per creare questa famiglia qua. Cioè, ok? Molto simile veramente alla prima stesa. Ok, se eravate indecisi guardatela. Cioè le dinamiche sono quelle. Allora, adesso fatemi capire con questa carta, con le carte degli angeli. Mi dite la persona che arriva, quindi, per le mie ragazze e i miei ragazzi della luna rossa? Quindi arriva proprio per questo, È pronto a creare, ok, un'unione. Una carta degli angeli, eccola. Lascia andare il tuo ex, ragazze mie, è tempo di pulire la tua energia. Questo ci dice, come ho detto qua del 9 di denari, molto probabilmente se c'erano delle altre storie coinvolte, lui ha ripulito l'energia, ok? E questa è anche una carta di monito per te se dovesse tornare, se tu sei impegnata, questa persona ha nobili intenti, o comunque tu sei aggrappata al pensiero di una persona del passato, ok, che magari era una relazione karmica, ti dice lascia andare questa persona qui e dai, appena arriva questa persona ti dicono dai l'opportunità a questa persona, ok? Perché tu la riconoscerai che è diversa dalla persona che tu pensavi prima, di un'altra persona, tu lo capirai subito che è diversa uscendoci, accettando questo invito, non essendo insoddisfatta, capirai subito che questa persona qua, guarda un po', ti vuole offrire questo. 2 di coppe, 10 di coppe, ok? Qua entrambi, questa è anche la carta che ti dice entrambi avete ripulito l'energia del vostro passato, che erano energie di attaccamento e di bisogno, sia che si tratti di una persona che tu stai aspettando il ritorno, lo senti magari una fiamma gemella. Avete ripulito entrambi questa energia, perché io lo vedo qua che lui arriva da solo col 9 di denari, che è energia autonoma, cioè è tornato single, cioè se state aspettando il ritorno con un'altra persona che aveva altri rapporti. Mi spiego? Ok, vediamo un po' qua. Amore non corrisposto, lascia andare il tuo ex. Ok, se voi allora, ragazze mie, questa persona di cui abbiamo visto tutti gli intenti, che sono nobili, ok, arriva da te per aiutarti a vivere un momento idilliaco e magico. L'abbiamo visto con il 2 di coppe e il 10 di coppe, ok? Sia che sia una persona nuova, ok? Questa è una persona che vi ha osservato tanto, per molte di voi non la conoscono e vi ha osservato tanto ed è pronto con questi nobili intenti d'amore rispetto a un amore non corrisposto che tu hai percepito con una tua persona del passato, ok? Se invece arriva con questi intenti una persona di cui tu senti una connessione fortissima ed è accesa questa cosa, magari è passato tanto tempo, soprattutto arriva per le fiamme gemelle questa situazione qui, dove tu hai sentito di non essere amata, dove tu hai sentito che mendicavi le briciole, ok? Hai sentito tutto questo, ma adesso sei rinata, ok? Soprattutto per le unioni di fiamme gemelle dove la donna, lei ha riscoperto il suo potere e non ha più bisogno
della sua fiamma, ecco che torna la fiamma con questi intenti qui. Quindi laddove tu vedi questo intento qui è la tua fiamma che è tornato per restare, ok? Laddove tu non senti questo intento di che hanno parlato le carte, non era la persona adatta a te, ok? Non era la fiamma, ok? Ok. Quindi chi arriva da te, arriva una persona certamente che è tornata da sola col 9 di denari, e se non è tornata, o meglio, scusatemi, se è una persona che tu non conosci, una persona completamente autonoma da un punto di vista psicofisico ed è pronta a condividere la sua vita, ok? Questa è anche la carta specchio di questa persona, ossia ha lasciato andare tutte le remore inerenti al suo bagaglio emotivo ed è pronto a una nuova relazione. Ok? Ok. Adesso ci mettiamo una carta, quindi fatemi capire adesso, andiamo l'angelo qual è? Per le mie ragazze, cosa devono sapere riguardo alla persona che arriva? Qual è il messaggio che vuole dare questa persona a livello proprio energetico? Per le mie ragazze o i miei ragazzi della luna rossa? Eccolo, uscita subito, ok? Superare la depressione ti porta completamente fuori dalla depressione o comunque sia dall'energia in down, ok? Angelo Ekamia, espelli gli spiriti malvagi, eleva a Dio, protezione dalle aggressioni nascoste. Ragazzi, questa persona ti porta fuori da ogni congettura, da questo stato qua, ok? Da questo stato qua ti porta fuori, ok? Ripeto ragazze, può anche essere la vostra fiamma che arriva dal passato, dovete rispetto a capire, per capire dovete sentire se ci sono nobili intenti, ok? Perché questa persona viene trasformata, ok? Se la vedi trasformata è la fiamma che torna, ok? Allora fammi capire adesso, voglio capire voi come state, come dovete agire in modo tale da capire. Certo è che arriva qualcuno di veramente speciale che ti porta via da questa situazione qua di inconsistenza emotiva. Allora, come si trovano le mie ragazze in questo momento e come devono agire in funzione del loro massimo bene? Le mie ragazze e i miei ragazzi della Luna Rossa, come si trovano in questo momento? Il Papa, ragazze, qua sentite, ok, se si è chiusa una relazione matrimoniale, voi state in questo modo qua, con questo 4 di coppe qui, ok? Adesso vediamo un'altra carta, come devono adempiere al massimo risultato le mie ragazze con questa persona. Ragazze, dovete la temperanza, allora se si tratta di un matrimonio che si è rotto e lui torna consapevole, allora voi dovete guarire questa condizione vostra, dovete auspicare al massimo bene della relazione, ok? Mandando via tutto ciò che del passato vi ha fatto tribolare, mi spiego? Ok. Allora, con questa persona, sia che sia nuova, sia che la conoscete già, voi sentirete un'unione spirituale, un'unione fortissima, va bene? E dovete comportarvi come se foste anche voi guarite. Dovete portare la comunicazione su nuove frequenze, dovete portare la comunicazione su basi nuove, ok? E cosa porta le mie ragazze se portano la comunicazione su basi nuove? A cosa porta? Portando, eccola. 10 di bastoni, si tolgono i pesi, si tolgono completamente i pesi. Se voi, allora, accettando l'invito di questa persona, che si tratti di invito a cena, un invito comunque sia l'invito nel senso accettate nella vostra vita questa persona che arriva con questi nobili intenti, c'è questa apertura, scrollandovi di dosso un passato anche a livello proprio verbale, linguistico, di approccio verbale, ok? Quindi togliendo di mezzo tutto il passato, anche energetico, se è una persona nuova, della vostra vecchia esperienza, il 10 di bastoni qua lo leggiamo proprio a risoluzione, ossia vi togliete da dosso tutti i pesi, è come se foste rinate a nuova vita, ok? Fate anche lo sforzo di farlo, ci dice 10 di bastoni, fate lo sforzo di portare la comunicazione su un altro livello di coscienza, ok? Ok, voglio mettere un attimo una carta. Stai riprendendolo? Sì. Voglio mettere una carta, come vi vede lui con questa. Allora, come vi vede questa persona? Come vi vede questa persona? Come vi vede questa persona, per favore? Come vi vede? Come vi vede questa persona? Come vi vede questa persona? Abbiamo già visto il messaggio, parla d'amore.
Quindi come vi vede questa persona? Vi toglie dalla sensazione di depressione proprio completa. Come vi vede questa persona? La papessa vi vede, una donna enigmatica, una donna che ha il pieno potere, una donna che è come se molto potente, vi vede una donna molto potente, molto, come dire, magnetica, magica, colei che sa, colei che è istruita, colei che segue il suo intuito, una grande donna di potere, potere enigmatico, potere magnetico. Ancora, come vi vede? Ancora come vi vede? Mamma ragazze mie, che te lo dico a fare? È uscito un re di coppe. Beh, qua c'è il matto, ossia lui, ti dico già, che grazie a te, dai comportamenti un po' inconsistenti, si è destato o si desterà quando ti conosce, che lui è una persona che ti vuole amare, è una persona innamorata e vuole partire da zero. Quindi proprio per il tuo se lo conoscevi già, il tuo essere stata nella tua posizione, magari anche in disparte, nel tuo potere totale, senza che ti venisse, senza che niente ti scalfisse, ok? Questa cosa lui è stata enigmatica per lui e l'ha condotto a te, ricondotto se parliamo di una persona del passato, ok? Perché qua lui parte da zero con il folle e cambia i suoi comportamenti di matto, cioè inconsistenti, perché dietro al matto c'è un re di coppe, si è scoperto innamorato di te. Ok? Se non la conosci, questa persona che ti ha guardato da lontano si è scoperta che lui, appena ti conosce, ti vede così enigmatica, così potente, e lui è pronto a donarti la sua coppa, a dare di coppe, ragazzi miei, e partire da zero nella sua vita. Chiaro, chiaro, chiaro. Ok, ok, ok. Ok, molto simile alla prima stesa. Ok, comunque sia, è una stessa storia che si unisce, mi viene da dire. E adesso fatemi capire come si devono approcciare con queste carte qua le mie ragazze nei confronti di questa persona. Quindi arriva da te proprio perché si riscopre innamorato, eh? Cioè perché con te vuole l'unione, abbiamo visto questo, no? Abbiamo visto il re di coppe, cosa vuole da te? Re di coppe, due di coppe e 10 di coppe. Eccolo qua. Cioè non c'è da chiedere altro, abbiamo visto qua amore, appunto, ci hanno raccontato tutta la storia, i possibili scenari. Allora, come si devono comportare i miei ragazzi nei confronti di questa persona? Per il massimo bene di tutti e il loro massimo bene. Le mie ragazze, come si devono comportare poi i miei ragazzi? Vediamo. La luna, ragazze mie, qua è praticamente come se voi foste, qua la luna è molto simile con la papessa, è come se voi dovete rimanere in contatto con il vostro potere interiore, col vostro potere femminile, col vostro archetipo femminile che è la luna. Cioè come vi dovete comportare? Dovete, la luna, anche i cicli della luna, no? Come dovete vedere tutto, che tutto è un ciclo. Tutto è un ciclo, se l'aspettate questa persona da tanto tempo e quando arriva, voi dovete vedere che tutto è stato un ciclo perfetto affinché ognuno potesse migliorare se stesso, ok? Se questa persona è nuova, il vostro approccio deve essere proprio che finalmente è arrivato il vostro turno. Cioè il vostro turno di godere dell'amore, di godere di questa famiglia o di godere di questo amore qui. La luna è ciclica, quindi voi che siete in contatto con voi stesse, la luna ti dice proprio stai all'interno dei cicli di madre terra. Ricordati che tutto è un ciclo, tutto ha una sua fine e una sua rinascita, come i cicli della luna. Sia che voi l'aspettiate da tanto tempo e quindi approcciarvi a lui proprio come se doveva arrivare prima o poi. Cioè continuare quel senso lì, che ogni cosa ha un ciclo di rinascita e di fine rinascita, ok? Il vostro approccio deve essere quello che avete utilizzato fino a questo momento, siete uscite come delle papesse, ossia intuitive, magnetiche, nel pieno del loro potere interiore. Questo è l'approccio della luna, l'archetipo madre. L'archetipo del femminile, rimanete nel vostro potere perché attraverso la vostra intuizione che vi dà la luna, vi dà madre terra, potete proseguire con questa persona e questo è quello che avete fatto già fino adesso, ok? Quindi ragazze mie, anche questa bellissima, anzi guarda vi voglio mettere un altro, sapete che io poi voglio usare tutti i mazzi, un consiglio per le mie ragazze rispetto a questa dieta vegetariana. Ok, questo può avere una valenza per voi, una nuova dieta è fonte di energia, salute, lucidità e capacità espressive maggiori. Qua mi mettono l'accento sul vostro potere intuitivo, ragazze mie.
Dieta vegetariana, questa carta ci indica proprio che il vostro potere, o meglio, quando voi agite sul corpo per migliorare migliorate anche la psiche, ok? E mi dicono, questa è la carta, mettono l'accento sul vostro intuito. Il vostro intuito, per voi avere anche una valenza di mangiare qualcosa di inerente ai prodotti di madre terra per connettervi sempre di più alla frequenza di madre terra e dei prodotti della terra stagionali, ok? E poi guarda, va tutto bene. Non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio, ragazze mie. Meglio di così, guarda, anche questa stesa bellissima, grande maestria anche qui. Ragazze mie, io vi auguro veramente il meglio, godetevi questa persona quando arriva nel pieno della vostra maestria, ricordatevi sempre quello che avete fatto per raggiungere il vostro equilibrio, ok? Io vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del sole giallo, mettiamo qua. Si vede? Sì. E andiamo a vedere subito chi viene verso di te e perché. Chiediamo ai maestri e ai 72 angeli. Chi viene verso di te e perché. Sia che tu lo conosca, sia che tu non lo conosca. Sia che aspetti un ritorno, sia che tu non lo conosca, ripeto. Ok? Vediamo chi viene in base alla lettura, tu ti orienterai verso la tua percezione. Ok? Se siete maschietti ribaltate il concetto, io parlo il femminile perché mi viene meglio, ma ovviamente è la stessa cosa, ok? Allora, chi viene da te e perché? Aspetta. Chi viene da te e perché? Andiamo a vedere chi è questa persona. Perché? Vediamo chi viene da te e perché. Allora, spingersi al limite, tutto ciò che brilla, rigenerazione, molto interessante. Allora, ragazze mie, questa persona viene da te perché, allora, vi spiego. Allora, se la conosci già, la facciamo i vari scenari. Allora, prima di tutto questa persona si è rigenerata completamente se la conosci già, da tutto quello che è accaduto. In passato ti ha mostrato qualcosa che non era la verità, perché si è spinto al limite su un determinato aspetto, o ti ha detto che non era possibile la relazione tra te e lui, o ti ha mentito e questa cosa ha fallito, ok? Perché tutto ciò che brilla ti indica proprio il senso che sotto sotto la superficie c'è qualcosa che ti puzza, questo è il senso, che nonostante quello che dice, quello che appare, quello che può far apparire, questa è una cosa che questa persona ha fatto, se la conosci già, spingendosi al limite, mascherando quello che sentiva veramente. Facendo questo ha fallito e adesso c'è una rigenerazione totale, un qualcosa di nuovo ed è come se si appresta mi viene anche in mente, questo è un messaggio canalizzato proprio, c'è proprio un perdono che questa persona viene a chiederti, togliendosi ogni maschera e mettendosi quasi in ginocchio, questo è il senso di queste carte così messe insieme, perché ha fatto qualcosa al limite che lo ha fatto crollare e sprofondare. O ti ha detto una bugia, o ti ha detto qualcosa, ti ha detto delle cose per paura di relazionarsi a te, o perché sentiva una forte connessione e quindi non riusciva a gestirla, soprattutto se parliamo di fiamme gemelle. E comunque cioè, è come se si è legato le mani da solo, ok? Questo è il senso. E qua c'è un perdono connesso per qualcosa che ha fatto di cui si è pente amaramente. Ok. Ok, perché ha indossato proprio una maschera, ti ha detto tutto ciò che non era vero, ok? Allora, se parliamo di una persona che tu non conosci, una persona completamente nuova, questa persona viene da te completamente, allora ti dico, se l'hai già conosciuta questa persona da poco, allora questa persona si smaschera. E viene senza maschere, senza alcuna proiezione, è come se ci fosse un paggio di coppe qua, una sorta di un dono, qualcosa di senza maschere, ecco.
proprio perché ha mostrato quello che magari nella sua vita ha mostrato quello che non era, perché non era abituato ai sentimenti, perché aveva paura delle emozioni, perché era come se anche qui avesse paura di mostrarsi nudo, come l'albero qui, avesse paura di mostrarsi fragile, avesse paura di mostrarsi, ma questo anche se lo conosci, avesse paura di mostrarsi fragile, avesse paura di mostrare le sue fragilità. E cosa che ha mascherato per tanto tempo, si è spinto al limite in questo e poi è crollato, questo è il senso, perché ha capito che mettersi davanti cuore a cuore, anima ad anima, è la cosa migliore da fare ed è una liberazione, si toglie un peso. Quindi sia che tu lo conosci, sia che tu non lo conosci, questa persona ha mascherato la sua vera fragilità, ok? Ha mascherato le sue fragilità per paura di non essere all'altezza. Mi spiego? Ok. Sia che tu lo conosca, sia che tu non lo conosci. Ok, vediamo un po'. E come dicevo prima, ha fatto anche qualcosa, se tu non lo conosci, nella sua vita, di mostrarsi per quello che non era, e questo l'ha fatto crollare, sia che tu lo conosci, sia che tu non lo conosci. Quindi viene da te proprio perché vuole rigenerare la sua vita, vuole, è come se questa carta ti parla, nonostante i fallimenti che hai avuto, che questa persona ha avuto nella sua vita, la cosa migliore da fare è mostrarsi per quello che si è, proprio perché non facendolo, spingendosi al limite, non facendolo, mascherandosi, tu crolli, ok? Adesso andiamo a vedere, mettiamoci 3 carte, le mie ragazze del sole giallo, viene da te quindi per scuse, per spiegarsi, ok? Ed è, se non la conosci, una persona che ha fatto tutto questo ed è completamente nuova, ok? Andiamo. Allora, vediamo. Compromesso, infatti, la creatività, la morale. Sì, ragazze, qua. Allora, facciamo i vari scenari. Questa persona con te sente il potenziale di crescita della relazione in modo dirompente e l'ha mascherato. Perché magari era una persona impegnata o perché comunque situazioni contingenti esterne a voi che non l'hanno fatto e non gli hanno fatto esprimere questa relazione come lui voleva e ha mascherato questa cosa. Ora, viene da te per parlare delle situazioni che l'hanno tenuto soggiogato fino a questo momento, situazioni esterne, la morale sono tutte situazioni esterne, no? Rigenerazione dalla morale. Quindi ha capito che non esprimendo quello che sentiva per te, con questo compromesso, ok? Facendo il compromesso metto la maschera o magari la tengo in stand-by, la situazione me la vivo con te, dipende, sono tantissimi scenari, ragazze mie, io vado, canalizzo e voi prendete quello che vi risuona, ok? Quindi viene da te certamente per dirti che il compromesso che ha fatto di nascondere quella spinta propulsiva, quello che è nato dentro di sé quando ti ha conosciuto, è qualcosa che lo ha fatto crollare ed erano situazioni esterne a lui, una morale a cui lui si doveva soccombere, diciamo, e che praticamente non ha avuto alcun senso, cioè nel senso l'ha fatto crollare questa cosa, ok. Questa persona ha mascherato quindi tutto ciò che ha visto dalla relazione, il potenziale creativo della relazione per delle situazioni contingenti alla vostra relazione. Allora, se questa persona non la conosci invece, è come se lui vuole togliersi ogni maschera e dare vita a se stesso, a quello che gli viene dall'interno, senza fare più alcun compromesso, senza fare più alcun compromesso inerente a cause esterne, perché le cause esterne sono sempre un riflesso delle nostre oscurità interiori e quindi perché l'ha fatto fino a questo momento e non vuole più farlo. Quindi
poco a poco lui sentirà, appena ti conosce, una sensazione di profondo sviluppo della relazione e si metterà davanti a te faccia a faccia, anima ad anima, ok? Questo anche se lo conosci ovviamente. Fatto sta che il succo di tutto, sia che tu lo conosca che tu non lo conosci, è quello che lui è crollato per per essere sottostato a dei condizionamenti su esterni, dei compromessi che ha fatto per pressioni varie che lui sentiva addosso e che adesso questa cosa è crollata. Viene a spiegarti questa cosa, ok? Ok, ok. Adesso andiamo a vedere un po'. Quindi c'è proprio una rigenerazione da condizionamenti esterni. Ha fallito in qualcosa, si toglie ogni maschera, ha mascherato quello che, se lo conosci, che ha sentito per dei compromessi che ha fatto. Ok. Allora, per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore giallo, per favore. Allora, per le mie ragazze o i miei ragazzi del cuore, scusami, del sole giallo, la persona che arriva nei tuoi confronti. Chi arriva nei tuoi confronti e perché? Con grande impeto pure, cavaliere di bastoni. Sì, 4 di coppe. Chi arriva nei tuoi confronti e perché? Paggio di bastoni. Un'altra. Chi arriva nei tuoi confronti e perché? Asso di spade, anche qui c'è una chiamata, un arrivo. Paggio di spade. Allora, questa persona ti vuole spiegare, questa persona ti vuole parlare perché fino a questo momento si è sentita insoddisfatta della situazione che c'era tra tutti e due. Se non la conosci, questa persona ti osserva molto dai social, è come se non si è fatta avanti per dei condizionamenti esterni che possono essere o tuoi o suoi. O tu puoi essere stata impegnata, o sei impegnata, o lui è impegnato, ok? Questa persona ti vuole assolutamente parlare con grande impeto perché fino a questo momento della sua vita è come se sentisse perdere le occasioni perché non l'ha fatto fino a questo momento, perché quando ti ha conosciuto o perché quando ti conoscerà capirà che è il momento di non nascondersi più, di manifestarsi per quello che si è, anima ad anima. Ok, se la conosci già questa persona, ti ha osservato per molto tempo per cercare di capire quali fossero le azioni migliori da seguire, perché non facendo nulla si è sentito insoddisfatto, è come se sentisse perdere le occasioni insieme a te e quindi ti vuole proprio comunicare e parlare con grande entusiasmo per esplorare nuovi orizzonti insieme. Ok? Allora, di cosa mi parla questo cavaliere di bastoni? Di un 2 di denari. Ah, è un cavaliere è un re di coppe qua sotto. Allora, qua sotto c'è il fatto che da quando, allora, se lo conosci già, da quando ti ha conosciuto, questa persona ha sentito un'irrequietezza molto forte dentro se stesso perché è una persona che si è reso conto di amarti, che qua c'è il re di coppe, quindi, e questo gli ha creato una forte instabilità interna, non te l'ha rivelata questa cosa perché ha mascherato, 100% che qua ci sono condizionamenti esterni, non ti ha rivelato perché l'ha mascherato il potenziale della relazione perché ha visto nascere in lui un sentimento importante. Si sente in questo momento perché vuole venire a parlarti con queste carte qui, perché è instabile se non lo fa. Si sente instabile, ha bisogno di chiarire, di parlare, di parlarti anche di questi condizionamenti esterni che ci possono essere, di come fare per lasciarseli alle spalle o di come sta già facendo per lasciarseli alle spalle, ok? Ok, ok, mi dite cosa parla questo 4 di coppe? Ok, 10 di bastoni, 8 di bastoni. Allora, lui si sente fortemente insoddisfatto in questa situazione perché ci sono tanti pesi e tanti carichi che lui deve lasciare assolutamente andare. Prima di comunicarti, quello che voleva fare prima, se lo conosci già, prima di comunicarti, cioè il fatto che lui avesse tanti pesi addosso, ehm, nel non chiamarti, nel non dirtelo, questa cosa gli ha pesato tanto, però non lo poteva fare, qua c'è un compromesso, ok? Il fatto è che si sente insoddisfatto per tutti i carichi e i pesi che ha dovuto supportare fino a questo momento prima di parlarti.
ti voleva parlare, ti voleva comunicare con grande impeto, con grande slancio perché sentiva questo, ma l'ha mascherato per tutti i pesi che si porta addosso. E questo uscire fuori da questo stato di pesantezza emotiva del 4 di coppe, ehm, uscire fuori richiede il grande sforzo di dirti il perché con l'8 di bastoni si è sentito in questo stato di pesantezza, ok? Viene a spiegarti tutto questo stato di pesantezza. Ok, il paggio di bastoni di cosa parla? Paggio di bastoni, questa comunicazione di cosa parla? Una chiarezza che lui vuole fare proprio. Il paggio di bastoni per le ragazze del sì. Qua c'è un punto di vista che è cambiato e quindi lui vuole esplorare nuovi orizzonti, anche una pausa che c'è stata tra di voi, se vi conoscete già, molto lunga, e lui vuole parlarti di tutto quello di cui stiamo parlando adesso, della sua instabilità da quando ti ha conosciuta, questi pesi che si è portato addosso, il compromesso, perché con te ha visto la donna da amare, tutto il potenziale che ha mascherato, ti vuole parlare del punto di vista che ha cambiato rispetto a tutto quello che abbiamo detto. 5 di coppe, qua c'è una nostalgia molto forte, un senso di colpa in merito, se parliamo di una persona che già conosci, e lui ti vuole parlare di questo, parlare del nuovo punto di vista a cui è arrivato fino a questo momento. L'asso di spade dunque di cosa parla? Questa chiarezza, sì, del perché si è allontanato, se tu lo conosci già, per chiudere una fase della sua vita con il mondo. Quindi questa chiarezza ti dice lui si è allontanato per recuperare l'energia del 7 di bastoni e quindi adesso è pronto a parlarti di tutto quello che c'è stato, del perché si è potuto allontanare con forza, impeto e slancio. Lui si sente instabile se tu già lo conosci, o se non lo conosci, questa persona vuole assolutamente parlarti perché lui vuole mettersi faccia a faccia, e cuore a cuore, anima ad anima con la persona che ha davanti adesso, perché ha mascherato per troppe volte quello che lui sentiva per condizionamenti esterni, ok? Questo se non lo conosci. Allora, quindi lui viene per parlarti chiaro, con impeto e compassione, di un punto di vista diverso, di una nuova prospettiva di vita, viene perché si è ricaricato, perché ehm, viene anche a dirti che è arrivato il momento che ognuno recuperi le proprie energie, perché lui l'ha fatto, che vengano messe le distanze tra le situazioni che non servono più, che sono quelle contingenti, se lo conosci già, le giuste distanze tra le situazioni contingenti e voi, ok? Cioè nel senso le giuste distanze tra le situazioni contingenti che possono essere anche situazioni karmiche, lavorative, eccetera, recuperare le forze, lo spazio energetico affinché lui possa anelare finalmente a togliersi la maschera e parlarti di tutto il potenziale della relazione che avete con te e viverselo questo potenziale, mi spiego? Ok, ti viene anche a parlare del fatto che ha messo le distanze con le situazioni verso cui prima ha fatto un compromesso, ok? Nuovo punto di vista. Se non ti parla sta instabile. Ok, adesso andiamo a vedere. Vediamo un po'. L'energia della persona, delle mie ragazze e miei ragazzi del sole giallo, qual è verso di loro? Vuole avere pieno successo e conquista in questa situazione. L'energia del 6 di bastoni vuole essere riconosciuto, vuole avere piena conquista, se non lo conosci ti vuole proprio conquistare. Al di là di tutto, ti vuole conquistare da un punto di vista proprio nuovo, rinnovato, perché si toglie ogni maschera. 6 di denari, perché questa è la cosa giusta per dare il giusto equilibrio, vuole farti anche un regalo se non lo conosci, vuole conquistarti, energia proprio della conquista, grande passione se non lo conosci questa persona, e si è mascherata fino a questo momento, magari ti ha visto sui social, e ti ha guardato da lontano, non voleva perdere nessuna occasione con te e si fa avanti, soprattutto si fa avanti se tu eri impegnata, si fa avanti adesso. Vari scenari, ragazze mie. Qua fatto sta che lui viene da te, certo, c'ho tutte carte che viene proprio perché vuole parlarti in una nuova veste, ti vuole conquistare. Qui, se tu già la conosci, lui vuole riconquistarti col 6 di bastoni e riportare l'equilibrio tra di voi. Qual è l'energia tua nei confronti della persona del sole giallo? Qual è l'energia tua? Tu vuoi collaborare con questa persona, c'è un 3 di denari, la voglio proprio di collaborare per trovare delle soluzioni insieme, regina di coppe. Tu o ti innamorerai di questa persona, ok? O sei già innamorata di questa persona, ok?
Ti dico perché? Perché sei regina di coppe, lo capisci, lo senti empaticamente, tu vuoi proprio ricostruire la situazione se già la conosci questa persona, oppure ehm, per alcune di voi che stanno già insieme, non so perché mi sta avendo questo messaggio, anche perché il video è chi viene verso di te proprio adesso. E passare un upgrade della situazione, ossia da situazione un po' non definita a una situazione alla luce del sole, oppure a una situazione più concreta da un punto di vista di convivenza o matrimonio per alcune. Ok, adesso ci andiamo a mettere, quindi chi viene da te è una persona che si toglie ogni maschera che ha dovuto mettere per condizionamenti esterni. Ok, adesso ci andiamo a mettere queste carte qua. Allora, chi viene verso di te? Perché? Perché questa persona viene da te? Perché questa persona? Passato, qua ci dice che una persona, può essere per molti di voi una persona del passato, una persona che ha riflettuto tanto su quello che può essere accaduto nel vostro passato, ha riflettuto tanto sul suo passato se non la conosci e quindi viene da te con una consapevolezza ritrovata. Ok, ancora, perché viene da te questa persona? Viene da te perché? Perché senza di te si sente solo. La solitudine. Ha riflettuto sul suo passato, se la conosci già, perché senza di te si sente solo, si sente profondamente solo senza di te. Ok. Ora perché viene da te? Lealtà, ragazze mie, questo è il fante di cuori. Lui viene da te con sentimenti sinceri e vuole e pretende che tu lo ascolti perché questa volta lui ti sta parlando sinceramente, ok? Questa è una persona, al di là che se la conosci o meno, viene da te con sentimenti sinceri, con lealtà e ti vuole parlare di quello che è successo nel vostro passato. Senza di te si sente solo. Ok, e quindi ancora perché viene da te con questo sentimento di lealtà per dirti cosa? Lontananza, ragazze mie, per spiegarti della sua lontananza, qui sono tre di picche, degli affanni che ci sono stati in questa lontananza, quindi che ha pensato tanto al vostro passato in questa lontananza, per molti di voi è una persona del passato, quindi che vuole parlarvi di questa lontananza e con sentimenti puri di lealtà, ok? E quindi mi date un attimo, per favore, e quindi lui vuole spiegarti anche tutto quello che è accaduto di queste situazioni contingenti a voi, svelare ogni maschera, si vuole scusare, questo è anche un paggio di coppe, no? Si vuole scusare per tutto quello che è potuto accadere, delle distanze, dei grossi carichi, senza di te è instabile, ok? Adesso voglio andare a mettere una carta, i sentimenti di lealtà, di cosa parlano ancora? Eroismo, ragazzi, io sono cavaliere di picche. Allora, lui ti vuole proprio riconquistare. Se non lo conosci, questa è la carta del conquistatore anche, no? Cioè l'eroismo di affrontare questa situazione, qualsiasi siano le circostanze esterne che gli hanno potuto impedire fino a questo momento, o i freni che lui stesso ha potuto sentire esterni. Lui vuole, con un atto eroico, dirti delle cose che veramente hanno a che fare col suo cuore, vuole che tu gli creda e fa un atto eroico proprio di coraggio, cioè mi viene anche da dire, se ci sono state delle circostanze esterne dove tu hai potuto sapere delle cose di lui che non erano vere perché qua ci sono delle maschere, lui viene a parlarti di questa cosa con totale lealtà. Va bene? Viene a parlarti di questa cosa con totale lealtà e si vuole mettere perché ha fallito il fatto delle maschere o tu hai scoperto qualcosa. Lui vuole fare un atto eroico di coraggio affinché tu gli creda. Ok? Voglio capire a questo punto, mi date gli angeli del cuore, vediamo un attimo. Gli angeli del cuore, cosa avete da dire rispetto a questa persona che arriva nei tuoi confronti per le mie ragazze, i miei ragazzi del sole giallo? Questa relazione. Ragazze, mi confermano conversazioni sincere. Qua vi dovete esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. Qua vi parlerete proprio da cuore a cuore, anima ad anima, qualsiasi cosa è successa, maschere, bugie, situazioni esterne. Qua c'è una rigenerazione tra tutti e due, sia che lo conosciate sia che non le conosciate. Se non lo conoscete, vi esprimete l'uno all'altra cuore a cuore senza maschera. Mi spiego? Perché senza di te, senza averti accanto, anche se non lo conosci, questa persona si è sentita sola, ok? Avendo fatto resoconto del suo passato, appena tu la conoscerai, lui si renderà conto che adesso vuole aprirti il cuore, lealtà, con eroismo, vuole vincere anche sugli altri pretendenti, queste due carte qui, se ci sono, ok?
Conversazioni sincere, ragazze mie, se lo conoscete, qualsiasi cosa sia successo, anche se non lo conoscete. Risolvi le questioni familiari, lui viene a risolvere delle questioni che si sono interposte tra te e lui con totale lealtà, ragazze. Totale lealtà. Se non lo conoscete, questa persona viene a parlarvi con lealtà, anche con una certa timidezza, ma vuole che voi lo crediate, ok? Adesso fatemi mettere, adesso ci mettiamo ancora con, dove stanno le carte queste? Ci mettiamo queste. Quali sono le intenzioni? Vediamo un attimo con queste qua, le intenzioni della persona che arriva nei tuoi confronti, le vere intenzioni quali sono? Le vere intenzioni quali sono? Ok, due di spade, andate a mettere altre, le vere intenzioni quali sono? Le vere intenzioni quali sono? Sì, allora due altre, le vere intenzioni? Sì, ok, ho capito. Un'altra, le vere intenzioni quali sono? Sette di coppia. Allora qua ragazze, sì, allora ragazze qua mi stanno dicendo che qua dipende dall'incontro che farete. Perché questo? Perché qua per molti di voi lo conoscono già questa persona. Perché c'è un'indecisione su come collaborare insieme, su come portare avanti un progetto insieme, ok? E quindi qua è tempo di scelta, mi dicono le carte. È come se un fante di bastoni e fondomazzo ci dice guardare avanti, guardare oltre, affinché si possa esplorare nuovi confini insieme, ok? Dopo una chiusura, l'indecisione in merito. E qua mi dice che lui vuole trovare insieme a te delle soluzioni inerenti alla circostanza vostra che state vivendo, ok? E si pone con totale lealtà nei tuoi confronti. Quindi vuole trovare, è come se lui, se lo conosci già o torna dopo tanto tempo, è come se tu l'avessi smascherato in qualcosa o comunque scoperto qualcosa e lui vuole parlarti di tutto questo e molto dipenderà dal vostro incontro, da queste conversazioni sincere, mi dicono le carte. Quindi viene certo per spiegarti perché non ce la fa più, non ce la fa più, cioè vuole spiegarti assolutamente quello che è successo perché quello che è successo lo porta ad essere molto insoddisfatto, è come se avesse perso un'occasione con te, adesso vuole vedere tu come la prendi, ok? Come la prendi rispetto a quello che è potuto accadere. Quindi io adesso ci voglio mettere queste carte qui. Lui come ti vede? Come ti vede lui per i ragazzi del sole giallo? Lui come ti vede? Lui come ti vede? Cavaliere di spade, ti vuole proprio parlare, c'è proprio ti vuole proprio parlare. Di cosa vuole parlare ancora? Ancora come ti vede? Sì, ti vuole parlare del fatto dell'otto di coppe, del fatto di essersene andato, o comunque sia dell'abbandono, ti vuole parlare di questo. Ok, ancora di cosa ti vuole parlare? Ti vuole proprio parlare, per eludere ogni dubbio con lealtà. Con lealtà. Ok. E che tu l'hai potuto abbandonare per qualcosa che hai scoperto. E a cosa porta questa conversazione? 9 di bastoni, sì, allora, qua mi stanno raccontando che lui con tanta tenacia ti vuole parlare del fatto che ci può essere stato un distacco tra di voi, un abbandono. Questo 9 di bastoni ci parla anche della persistenza di volerlo fare. Ok, adesso io voglio vedere ancora lui come ti vede, per favore. Chi sei per lui? Lui come ti vede? Chi sei per lui? Un 10 di denari per molti di voi, lui siete una famiglia. Per molti di voi un marito o comunque sia la donna che è stabile, la donna con cui si può godere della vita. Lui ti vede così, ti vuole venire a spiegare tutto questo. Ancora come ti vede? Come ti vede? 7 di bastoni, ti vede come se tu gli hai fatto molta resistenza. Ok, allora ragazze mie, se questa persona non la conoscete, è una persona che arriva dopo tutto questo ambaradan emotivo di situazioni, anche incertezza nell'approcciarsi a voi perché voi eravate impegnate per alcune. Ok, qua si svela togliendosi ogni maschera, a poco, vuole parlare e me lo dice il cavaliere di spade, incombente questa cosa. E io adesso ci voglio andare a mettere una carta su questo 10 di denari. 10 di denari, ecco, è uscita da sola. Esito, sì, sì, sì.
Lui vuole avere successo nel riportare questo 10 di denari. Allora, ragazze mie, qua dipende, ti dico già, questa è una stesa dove dipende molto da quello che vi direte, ok? Se lo conoscete già, dipende molto da quello che vi direte. Perché vi dico questo? Qua c'è una lealtà che lui vuole parlarvi da cuore a cuore, assolutamente, e poi vedere cosa succede, perché il potenziale della relazione c'è, ok? Alcune di voi sono impegnate, mi viene molto questa cosa, e lui vuole parlare per capire la situazione, ok? Allora, una volta compresa, stai riprendendo, no? Sì. Allora, adesso voglio capire. Infatti c'è la perdita, sì. Allora, qua c'è stata una perdita, cioè c'è stata una separazione tra di voi o qualcosa che voi avete scoperto, ripeto, e qua c'è una rigenerazione. Questa persona viene rigenerata, non sa come la prendete, e quindi ha fatto molto ammenda del passato, ha sentito la lontananza e viene a spiegare per appianare le acque. Non si sa cosa accade dopo, ma certo è che sulla base di una lealtà e conversazioni sincere si può programmare in funzione di un 10 di denari, ossia di una stabilità e l'esito del successo, ok? Allora voglio chiarire adesso un'altra cosa, voglio sentire con queste carte. Con queste carte cosa prova per te? Cosa prova per te? O cosa proverà per te? 6 di spade, ragazze. Qua lui vuole andare dove non ci sono più le difficoltà. Cioè, prima di tutto vuole andare anche uno spostamento dove non ci sono più le difficoltà. Ok, e cosa prova ancora per te? Vuole parlare proprio questa persona. Vuole andare dove non ci sono più difficoltà, parlare in posti tranquilli dove non ci sono difficoltà. Vediamo un po'. 4 di coppe mi ribadiscono che è profondamente insoddisfatto di come state adesso. La forza, e con forza e coraggio vuole affrontare le difficoltà che si sono interposte tra te e lui. 2 di spade, e allora qua è come se lui non sa come prenderti, o meglio lui si approccerà piano piano a te e poi in base a come tu reagirai, lui si approccerà. Fatto sta che lui vuole qualcosa di continuativo con te, con forza e coraggio per ristabilire il rapporto. Poi sarete voi a decidere, molto dipende da voi, a decidere cosa fare con questa persona, se è una persona del passato. Certo è che mi stanno ribadendo queste carte che per molti di voi è una persona del passato che viene da voi e sta a voi decidere cosa fare. Ok? Se è una persona nuova, ragazze mie, questa persona ha vissuto tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso e viene da voi completamente rigenerato per vedere se c'è un'opportunità insieme a voi, perché con voi sente questa carta qui, la carta della creatività, un'imperatrice, ok? E quindi dipende molto da voi, ragazze mie. Adesso io vi metto una carta, riprendiamo queste, dove stanno queste qua? Come state voi nei confronti di questa persona e come dovete agire per adempiere al massimo il risultato vostro? Allora, come stanno le mie ragazze rispetto a questa persona, i miei ragazzi? 8 di denari, ok. Qua c'è una sorta che voi volete investire, lavorarci su. E come devono comportarsi nei confronti di questa persona, le mie ragazze? 10 di denari, ragazze, sì. Allora, qua la famiglia, la stabilità. Ok? Qua mi dicono che voi dovete auspicare alla stabilità, parlando in modo sincero, rigenerati completamente l'uno con l'altra, con forza e con coraggio, e quindi togliervi ogni indecisione. Quindi, qual è il risultato di questo? 3 di coppe, ragazze mie. Questo, allora, voi investendo sulla famiglia, comunque sia la stabilità e tutto questo comportamento, le carte stanno suggerendo di investire in una stabilità, e questo porterà aprire il cuore a questa stabilità, e questo porterà a un 3 di coppe, che è la riappacificazione e celebrare la vita insieme, anche uscire alla luce del sole. Allora, come consiglio, se questa persona ci tenete, mi stanno dicendo le carte, dipende quasi tutto da voi, ok? È come se fosse proprio un vostro libero arbitrio. È sempre il nostro libero arbitrio, però quando siamo vittime del karma non riusciamo col libero arbitrio a farlo palese totalmente. L'ho spiegato nel mio video Karma e libero arbitrio, quindi qua dipende molto da voi, ok? Dipende molto da voi. Adesso ci andiamo a mettere un'altra carta su questo, dipende, anzi no, io voglio mettere prima questo. Cosa devono sapere le mie ragazze rispetto a questa persona? Perché torna da loro con le scuse e con la realtà? Perché torna da loro con le scuse e con la realtà? Dipende molto da voi, Cosa torna... Allora, cosa devono sapere con questa realtà?
Se una persona nuova torna con voi, torna da voi proprio perché ha subito tutto questo. Svelare ciò che è nascosto, ragazze mie. Qua abbiamo svelare ciò che è nascosto. Lui ti viene a svelare ciò che è stato nascosto fino a questo momento. Angelo Michael, svela la luce nascosta. Influenze angeliche, elimina le influenze negative. Angelo Aziel, ottenere la misericordia di Dio. Ragazzi, questa persona viene a svelarvi, guidato dagli angeli, qualcosa che è stato nascosto fino a questo momento e sarete voi poi a decidere cosa fare di questa persona, ok? Se è un'anima karmica, se è un'anima gemella, se è una fiamma gemella, questo lo dovete sentire voi, ma soprattutto dovete sentire se vi fa bene questa persona, se parlo del passato, se vi fa bene oppure no. Se vi fa bene, qua vi dicono di impegnarvi in qualcosa di stabile, conversazioni sincere rispetto a quello che significa per voi una relazione stabile e seria. Se parliamo di matrimonio, stessa cosa, ok? Ok, adesso vi metto una carta dell'oracolo dello sciamano per vedere qual è l'attitudine che vi consiglia lo sciamano nei confronti di questa persona per il vostro massimo bene. La freccia, ragazze, dovete scoccare la freccia, dovete lanciare il messaggio e lasciare che l'universo accolga quello che volete. L'universo è anche l'altra persona, il vostro desiderio, ti dice la freccia, lascia che tu scocchi la freccia, ossia il tuo desiderio. Non pensare a come arriverà il tuo desiderio, ma sappi che tu l'hai scoccato, l'hai mandato il desiderio, cioè abbi il coraggio di manifestare ciò che desideri. Cioè la freccia è sì diretta, ok? Sì diretta, ok? Con questa persona. Scocca la freccia del tuo desiderio, lascia all'universo il modo in cui arriva il tuo desiderio e non pensare a come arriverà. Tu di quella cosa, ok? Un consiglio altro per le mie ragazze, appunto, vita sentimentale, ragazze mie. La domanda che hai fatto, appunto, coinvolge la tua vita sentimentale che sta cambiando in meglio. Allora, ragazze mie, io mo vi dico una cosa. Con questa carta significa che una relazione si chiude e si apre qualcosa di meraviglioso, ok? Oppure si migliora la stessa relazione. Quindi vedete quello che vi risuona, perché questa carta è ambivalente. Con la freccia significa che se tu senti che questa persona, conversando in modo sincero, già questa persona si pone a te con lealtà, ragazzi miei, quindi con lealtà perché c'è stata una perdita, ha pensato a tutto il passato, questa persona molto dipende da quello che tu farai, ok? Sappi che qualsiasi scelta tu farai rispetto al tuo profondo desiderio, su cui ci lavori da una vita, rispetto a quello che vuoi sulla tua vita sentimentale, questa persona farà esattamente quello che dici tu, cioè perché si pone con te con lealtà. Va bene? Ed è disposta con la forza ad andare con te dove non ci sono più le difficoltà, l'abbiamo visto qui. Lo vediamo comparire da paggio e da cavaliere, non è un re, ciò vuol dire che tutto dipende da te. La tua maturità emotiva farà sgorgare in lui la sua maturità emotiva. E quindi svelare tutto ciò che è nascosto perché l'ha capito, perché con te ha visto tutto il potenziale, mi spiego? Quindi tu non avere paura di dire quello che vuoi e si prospetta per te qualcosa di meraviglioso. Ok? Per molte di voi qua arriva questa persona del passato e voi switchate completamente perché siete pronte a dire quello che volete, cosa che non avete fatto prima. Se una persona nuova, ragazze mie, qua siete pronte a dire qualcosa di nuovo, finalmente avrete a che fare con una persona leale, ok? E la tua vita amorosa cambia in meglio, ok? Ragazzi, io spero di aver fatto tutti gli scenari perché siamo miliardi, ok? No, miliardi no, però siamo davvero tantissime. Io spero di esservi stata utile, ragazze mie. Fatto sta che questa stesa riparla di una rigenerazione totale, la stesa a specchio, quindi anche tu apriti e non aver paura di dire quello che vuoi. Ok? Vi abbraccio dal profondo dell'anima, ragazze mie e ragazzi miei, e che Dio vi benedica sempre. Mua.